buon pomeriggio! Oggi vi riparlo dell'epoca Tudor. Il tema di questo video sarà l'igiene. Qualche tempo fa vi ho parlato dei nobili di Francia nella reggia di Versailles col medesimo tema. Oggi vi riporto un po' più indietro e ci spostiamo in Inghilterra. Quando si parla dei Tudor si tende a credere che non fossero particolarmente interessati all'igiene. E invece sto per farvi ricredere, perché dovete sapere che davano alla pulizia più importanza di quanto si potrebbe pensare, e più di quella che diedero molti dei loro successori nei vari stati europei. Beh, certo, è chiaro che non si trattasse dell'igiene come la intendiamo noi oggi. Ai nostri occhi sembrerebbe comunque sporcizia, ma c'è di peggio. Ovviamente erano anche limitati dagli strumenti del tempo, e oltretutto in quel periodo si dovevano anche fare i conti con lo smaltimento delle acque reflue e con i rifiuti della popolazione che andava inevitabilmente a crescere. Nelle zone più popolate, le strade traboccavano di escrementi, sia umani che animali. Ma nonostante a quell'epoca fosse ancora diffusa la credenza secondo cui fare il bagno, soprattutto in acqua calda, aprisse i pori della pelle portando malattie, molti del periodo Tudor si lavavano. Non tutti e non tutti i giorni, ma sicuramente si lavavano più di quanto si pensa, anche se non si sa quante volte. Sembra che ci fossero dei manuali, all'interno dei quali erano incluse alcune ricette per fare il sapone, da usare per mani e corpo. Quindi questa è la dimostrazione che all'igiene ci pensassero. E a quanto pare il sapone veniva usato in ogni famiglia, al di là della classe sociale. Le classi alte usavano saponi a base di oli naturali o grassi vegetali, spesso profumati da lavanda, salvia, scorza d'arancia, camomilla e rosmarino, che non erano solo ingredienti profumati, ma avevano anche scopi curativi e fungevano da medicine. Ecco perché da alcuni veniva consigliato il bagno. I poveri dovevano invece accontentarsi di saponi più economici, a base di grassi animali, ma che svolgevano comunque il loro lavoro. Ciò che sicuramente faceva sì che alcuni non si lavassero o si lavassero poco non era la mancanza di interesse per l'igiene, ma il lungo procedimento che c'era dietro a ogni bagno. Pare servisse innanzitutto una vasca di legno, che veniva foderata da lenzuola. Poi era necessario raccogliere molti secchi d'acqua e riscaldarli vicino al fuoco, prima di svuotarli all'interno della vasca. Infine si poteva finalmente fare il bagno, ma dopo aver terminato la vasca andava svuotata. Beh, si è capito, serviva molto tempo. E per questo motivo sembra che spesso le famiglie usassero la stessa acqua, entrando a turni nella stessa vasca. Prima toccava agli uomini, poi alle donne e infine ai bambini. Ciò significa che quando arrivava il turno dei bambini, l'acqua era già diventata piuttosto fredda. Gli unici Tudor abbastanza fortunati da avere impianti idraulici migliori e bagni lussuosi erano ovviamente i reali. Sembra che Enrico VIII fece apportare dei miglioramenti all'approvvigionamento idrico, fornendo servizi migliori. Nel 1529 ordinò la costruzione di un nuovo bagno al primo piano della Bain Tower a Hampton Court. Questo bagno fu descritto in questo modo. Il bagno aveva profondi sedili alla finestra, con armadi sotto e un soffitto decorato con listelli dorati su sfondo bianco. Le terme furono fatte da un bottaio e fissate al muro. Erano alimentate da 2 rubinetti, uno per l'acqua fredda e uno per l'acqua calda. Direttamente dietro al bagno, in un'altra stanzetta, c'era una stufa a carbone, o caldaia, alimentata da una cisterna al secondo piano. Altri bagni simili esistevano presso la Torre di Londra, il Castello di Windsor e la New Hall. Thomas Platter descrive così il bagno di Enrico VIII a Woodstock Palace. Ci hanno mostrato la vasca da bagno e la stanza da bagno di re Enrico VIII, anche una grande cisterna quadrata di piombo piena d'acqua in cui si bagnava. L'acqua è fredda d'estate e calda d'inverno. Nel 1540 Enrico VIII fece installare un bagno a Whitehall, più lussuoso e sofisticato perfino del bagno di Hampton Court. L'esistenza di questi bagni che fece costruire sono la prova del fatto che Enrico si lavasse e apparisse interessato all'igiene. Tuttavia non sappiamo con quale frequenza li usasse. Sappiamo però che sotto consiglio dei medici ogni inverno facesse dei bagni a base di erbe medicinali. Sua figlia, la regina Elisabetta I, non era proprio un modello di igiene. Sembra infatti che facesse il bagno solo una volta al mese e se ne vantasse pure. Non era solo contraria al bagno, ma anche all'igiene dentale.
Come ben sappiamo, Elisabetta aveva denti neri e marci, rovinati a causa del suo eccessivo amore per i dolci. Si pensa però che qualche volta li abbia lavati i denti, ma ciò con cui li puliva contribuì a peggiorarli. Si dice che strofinasse miele e pasta di zucchero sulle gengive, con le dita o uno straccio di stoffa. Si sa però per certo che prima del regno di Elisabetta, gli altri Tudor avessero denti sani, dato che di dolci se ne consumavano di meno. Di sua madre, ad esempio, Anna Bolena, si dice che a parte un presunto dente sporgente, avesse una dentatura perfetta. Sembra che per l'igiene orale venissero strofinate sui denti polveri di erbe profumate. Per esempio, andava di moda la polvere di salvia per sbiancare i denti, e sembra che sciacquassero la bocca con l'aceto, invece che con l'acqua che non aveva un buon sapore. Nemmeno il successore di Elisabetta, Giacomo I, figlio di Mary Stuart, era un modello di igiene. Stando alle voci che circolavano sul suo conto, sembra che non lavasse mai le mani prima di mangiare, ma si sfregava leggermente le dita con l'estremità bagnata di un tovagliolo, una voce confermata poi dalle lettere che gli scriveva alla sua amante. In una si leggeva: «Desidero baciare le tue mani sporche». A tal proposito, i Tudor usavano acqua profumata per lavare le mani, soprattutto prima di mangiare, visto che il cibo si prendeva quasi sempre con le dita dalle ciotole comuni. Avere le mani pulite quindi era di massima importanza. I Tudor più ricchi acquistavano i profumi, che erano a base di spezie, importate da paesi stranieri. Ecco perché non tutti potevano permettersi questo lusso. È un po' come chi anneriva i denti di proposito, per far pensare che fosse abbastanza ricco da poter comprare dolci, che rovinavano i denti ed erano molto costosi a quel tempo. Anche in questo caso, c'era chi utilizzava i profumi non per nascondere i cattivi odori, ma per dimostrare la propria ricchezza. Sembra che per limitare i cattivi odori, i nobili del periodo Tudor cambiassero ogni giorno gli indumenti intimi che indossavano sotto gli abiti, che venivano lavati di continuo. Quelli più ricchi li cambiavano anche più volte in un giorno. Si trattava di indumenti in lino, che evitavano di far entrare la pelle a contatto con gli abiti esterni. Abiti che comunque non riuscivano a lavare regolarmente, a causa dei tessuti elaborati e delicati. Venivano però spazzolati e conservati con erbe e spezie per mantenerli freschi. Questo però non li esonerava dal fare il bucato, ed era un lavoro lunghissimo che richiedeva parecchio tempo, soprattutto quando si dovevano lavare tovaglie e lenzuola. Chi poteva permetterselo assumeva una lavandaia, ma chi non aveva la possibilità doveva pensarci da solo, ed era difficile, soprattutto in inverno. La biancheria pulita era un segno di rispettabilità, ecco perché i nobili ci tenevano. Ma nel particolare si dava più importanza alla biancheria bianca, e fu così anche nei secoli successivi. La concezione comune era che più bianca fosse la biancheria, più ricco fosse chi la possedeva. Chi poteva permetterselo acquistava biancheria di lino già sbiancata. Chi non aveva la possibilità economica acquistava quella che era ancora da sbiancare, di uno strano color crema grigiastro, che sarebbe stata sottoposta a ripetuti candeggi per diventare bianca. Ma cosa usavano i Tudor come candeggina? Beh, tappatevi le orecchie se siete facilmente impressionabili. Secondo le mie fonti, pare che adoperassero urina umana, mischiata con la liscivia, una soluzione alcalina a base di idrossido di sodio o di potassio. A quel tempo molti, non tutti, accettavano l'idea secondo cui fra sporcizie e malattie ci fosse un legame, e quindi molti, non tutti, cercavano di tenere pulite le case entro i limiti del possibile. Molte case, soprattutto quelle dei poveri, avevano pavimenti fatti di terra, polverosi e difficili da pulire, e gli articoli per la casa, come piatti e ciotole, erano quasi sempre fatti di legno, e anche in questo caso era più difficile tenerli puliti. I ricchi potevano invece avere pavimenti in pietra e utensili in peltro. I saponi fatti da grassi animali e vegetali venivano spesso usati anche per fare il bucato o all'interno delle case, spesso anche per lavare i piatti. Quando i piatti erano particolarmente incrostati era più difficile lavarli. Oggi basterebbe un abrasivo, ma a quel tempo si adoperava la sabbia di fiume tagliente o una pianta nota come equiseto, in grado di raschiare via qualsiasi cosa. Essere una casalinga in epoca Tudor era complicato sotto molti aspetti. Prima di cominciare il suo lavoro, avrebbe dovuto trovare un approvvigionamento idrico adeguato,
e poi trasportare l'acqua fino a casa, che era molto pesante. Dentro le case, oltretutto, non c'erano scarichi in cui poter gettare l'acqua sporca. Questo significa che l'acqua andava poi portata anche fuori dalle abitazioni, verso un pozzo o una buca. Nonostante si provasse a mantenere puliti gli ambienti, per quelli che erano gli standard del tempo almeno, vengono tramandati degli aneddoti che lasciano pensare il contrario. Non so se sia vero, ma si dice che durante i festeggiamenti del matrimonio fra Enrico VIII e Caterina d'Aragona, gli uomini urinassero nei corridoi del palazzo e, ancor peggio, all'interno dei camini, sia quando il fuoco era acceso, sia quando ancora era spento, in modo che poi, a contatto col calore, sprigionasse nelle varie stanze un fetore orribile. Sembra che Caterina per questo si infuriò e ordinò espressamente di smettere di urinare all'interno dei camini. Ma a proposito di bisogni corporali, avete mai sentito parlare di sposo delle feci? Sembra fosse un incarico di grande onore, che veniva dato a un cortigiano di cui il sovrano aveva fiducia. Essenzialmente bisognava assistere il sovrano durante i suoi bisogni fisiologici e poi, quando aveva finito, ripulirgli le parti intime. Lo sposo delle feci diventava una persona rispettata a corte, nonostante l'incarico svolto, e vista l'intimità che aveva col sovrano, diventava per lui una sorta di segretario e capitava svolgesse anche qualche compito amministrativo. Con Elisabetta I l'incarico passò a una donna, che prese il nome di Prima Lady di Camera. Se ti è piaciuto questo video e ne vuoi altri di questo genere, fammelo sapere nei commenti. Ciao!